Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina e soprattutto di sostenermi con un like. Bene, oggi di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di un argomento che non ho mai parlato, che sono le dashcam. Queste telecamere che registrano la nostra strada, quello che stiamo facendo, eccetera. Perché acquistare una dashcam? Allora vi spiego, l'altro giorno un mio caro amico mi fa: Lorenzo, guarda, stavo correndo in auto, io freno, quello davanti a me frena, io sono fermo che aspetto che faccia manovra, lui fa retromarcia, mi viene addosso e mi dice che sono stato io a andargli addosso e non so come testimoniare questo. E lì per lì io ho detto: guarda, non saprei come aiutarti. Per fortuna aveva la scatola nera all'interno della sua auto e è venuto fuori appunto questa storia qua, che lui era fermo immobile e l'impatto è venuto dopo che si è fermato. Bene, se non avesse avuto la scatola nera come faceva? E appunto ho pensato subito alle dashcam. Cosa sono le dashcam? Sono queste telecamerine che vengono messe lì e registrano tutto quello che succede in strada nel nostro percorso, perché quando io accendo l'auto loro si accendono, quando spengo l'auto loro si spengono e fermano la registrazione in automatico. Comunque dopo andiamo a vedere come funziona. Quindi che cosa sono legali? Sì, sono legali. L'importante è non portare la targa, quindi se ci sono delle targhe o vado a mettere dei video su dei social, devo coprire la targa e devo coprire anche le facce delle persone. Quindi dopo, tramite dei video, tramite dei programmi di editing, posso andare a oscurare la targa e posso andare a oscurare anche quello che riguarda appunto le persone fisiche. Sono legali, l'importante è metterle in un posto dove non mi oscurino la vista, quindi ad esempio andiamo a metterlo sotto lo specchietto, andiamo a mettere qua in modo che non si veda, che magari mi può ostruire certi punti, e poi sono valide comunque, in questo caso qua, in caso di incidente, io posso portarle come testimonianza, perché ho registrato comunque un video. Posso registrare anche se ci sono delle forze dell'ordine, l'importante è sempre oscurare per quanto riguarda le facce. Bene, che dashcam ho preso? Sono andato su Amazon, ho scelto la dashcam meno cara possibile, quindi costa 28,90 €. Dovete far conto che adesso una pizza costa dai 8 ai 13 euro, ci sono pizze particolari che costano anche 20 euro, però per dirvi cosa costa adesso una dashcam. Ho scelto questa, la Izeker, comunque vi lascio il link in descrizione di questa dashcam. L'ho scelta perché volevo spendere meno possibile e vedere se è un'alternativa valida, se posso metterla nella mia auto dove corro tutti i giorni e se poi è valida la andrò a mettere anche in auto dove corro tutti i giorni per lavoro. Quindi è una dashcam che il modello è ID240, vi lascio il link in descrizione, comunque sono adesso in offerta a 28,90 €, quindi veramente un prezzo molto molto basso. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno e poi andiamo a montarla e andiamo a provarla a vedere come va. Secondo me, per quello che deve fare, dovrebbe andare bene, perché l'importante è che mi registri quello che sta succedendo. Poi ci sono altre dashcam più evolute che hanno anche il wifi, si può comandare da remoto, ci sono delle dashcam che addirittura hanno una power bank interna che può addirittura registrare e usare come sentinella. Non so se avete presente la sentinella della Tesla, che lei registra quando si avvicina a qualcuno, in modo che se vengono a farti danni sulle auto hai una testimonianza: sì, guarda che quel giorno là è venuta quella persona e mi ha graffiato l'auto, oppure mi ha fatto dei danni, oppure mi è venuto addosso. Bene, ci sono certe che hanno anche il GPS, quindi hanno il GPS integrato, quindi posso andare a vedere dov'è la dashcam, dov'è la mia auto, tramite il mio dispositivo. E poi c'è l'applicazione da collegare, comunque dopo andiamo a collegarla e da lì possiamo scaricare i filmati. Allora, la dashcam si presenta così, qui vedete c'è Scan Me, quindi per scaricare giù l'applicazione. Dentro abbiamo un biadesivo, eccolo qua. Abbiamo, questa è una bella cosa, un lettore di micro SD, perché lei registra comunque su un micro SD, e questo è un lettore di micro SD con USB 2.0, quindi andiamo a metterlo sul nostro computer e possiamo riguardarci il filmato con la qualità che è registrato. Poi abbiamo la nostra dashcam, eccola qua, che è questa qui, il Zeker. Qui abbiamo il nostro supportino, poi andiamo a montarla e vediamo come fare. Qui abbiamo il tasto di accensione, eccolo qua, perché se voglio posso registrare anche se l'auto è ferma. E qui abbiamo la memoria micro SD che è già integrata dentro, molto bene. È una memoria da 32 giga, più che sufficiente, perché lei registra in loop, quindi registra uno sopra l'altro. Quindi dopo andiamo a vedere anche quanto dura questa memoria qua.
ma secondo me per quello che deve fare un giorno lo registra tranquillamente. Poi abbiamo il cavo per l'accendisigari. Se non avete l'accendisigari potete collegarlo direttamente questo qua a USB-C, quindi è completo. In più dentro, ho visto adesso, abbiamo anche questa plastichetta qua che serve appunto per far passare il cavo per incastrarlo dentro. Io momentaneamente la installerò così e voglio vedere come va, poi metterò il cavo a posto se mi trovo bene. Quindi adesso andiamo a installarla e vediamo come va. Ricordatevi prima di installare la telecamera di togliere questa pellicola qua, altrimenti dopo è difficile da togliere. Quindi adesso andiamo a installarla, vediamo più o meno che il centro sia qua così qua, là e così. Bene, la telecamerina è installata, adesso andiamo a collegarla tramite cavo USB, in questo caso abbiamo un USB-C, io lo collego qua al cavo che alimenterà la nostra telecamerina. Poi si può far passare il cavo tramite il bordo qui, ma io in questo caso, come vi ho detto, lo metto così provvisorio per vedere come va e come registra. E niente, andiamo a provarla e vediamo come va. Prima di provarlo però volevo appunto farvi vedere, scarichiamo l'applicazione, basta vedere il codice QR che c'è all'interno della scatola, si scarica, si chiama Vidur e adesso come vedete c'è scritto, adesso vi registro lo schermo, aggiungi la fotocamera. Quindi adesso facciamo aggiungi fotocamera, necessita di un permesso wifi, ok, mentre usi l'app sì, adesso lei sta registrando. Quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare, vi metto tutto in diretta così se un domani la utilizzate vedete anche voi come funziona, insomma. Eccoci qua, adesso lui sta collegando il wifi, dovrò andare a vedere sul wifi se trovo la nostra, ok, id 240, qua, password, quella che c'è scritto sulle istruzioni, faccio connetti, che è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, torniamo indietro, qua ci fa vedere come mettere il cavo se vogliamo, eccola qua che è connessa, come vedete si vede quello che mostra lei, qua andiamo a regolare l'inclinazione come vogliamo noi, che sarà così, per vedere dopo quando andiamo a correre in auto, e da lì resterà ferma là così. Vedete che quando adesso l'auto è accesa, io vado a fare stop, spengo, devo salire dalla parte del guidatore. Vabbè, comunque vedete che l'applicazione qua ci sono file della videocamera, che andiamo a vedere dentro che cosa. Ok, vedete che ha già registrato quello che da quando l'abbiamo avviata praticamente, e registrare direttamente qua, fare una foto, ok, mettere in pausa, play, quindi riavviare, è tipo un telecomando praticamente. Però vedete che la qualità è molto buona, eh? Impostazioni della videocamera, registrazione del suono, volume degli altoparlanti, volendo posso anche, è consigliato togliere l'audio per vari motivi. Poi abbiamo la risoluzione video, che vedete qua 2.5, possiamo cambiare la risoluzione 2.5 a 1080, quindi è già una buona risoluzione. Opzione di registrazione in loop, 1 minuto, antisfarfallio 50 Hz, ok, 50-60 Hz, filigrana del tempo, rilevamento di collisione, bassa, qua potete mettere come volete perché lei dentro ha un sensore G, quindi rileva se ci sono degli incidenti o cose del genere e va direttamente a registrare tutto quanto quello che è successo e metterlo su un file sicuro in modo che possiamo riutilizzarlo. Poi abbiamo il nome del wifi, password, versione firmware, formato della scheda SD, vedete che ci sono 29 giga, reset eccetera. Dopo andremo a vedere, facciamo una registrazione e vediamo quanto dura più o meno un file. Bene, andiamo a provarla su strada. Bene, partiamo dal centro commerciale, dal suo parcheggio interato, l'ho fatto apposta per far vedere come si vedono con le luci, che secondo me si vede molto molto bene, e si vede solo un po' di riflesso perché stava piovendo e qui abbiamo i targi accesi, ma guardate anche al buio, la qualità è ottima. Qui siamo alla luce del sole, siamo in un incrocio e adesso volevo farvi vedere come si vede la luce del sole, vedete solo il riflesso che c'è sul vetro, ma per il resto si vede benissimo, ha dei dettagli molto molto precisi. Adesso invece, adesso partiamo che c'è il semaforo verde, vi faccio vedere che entriamo dentro su una galleria, quindi qua va in crisi di sicuro,
però non così tanto come mi aspettavo, perché guardate, nonostante la luce artificiale ha già preso la luce, tranquillissima, e adesso che usciremo, che torna la luce del sole, quindi c'è tantissima luce, vedete per un po' che c'è del bianco, ma poi comunque riesce a prendere subito la luce e automaticamente riesce a prendere tutti i colori. Veramente impressionante per il prezzo che ha, secondo me. Guardate, adesso qua c'è tutta la luce bianca, vedete, tutto bianco, e poi prende subito la luce, molto molto bene. Ecco, se vedete quelle ombreggiature lì sono appunto per cancellare le targhe delle auto, come vi dicevo all'inizio, per la privacy. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate il tasto delle notifiche. Vi lascio con queste stupende immagini che ha registrato la telecamera su questa strada che è bellissima da fare, soprattutto quando non c'è tanto traffico. Spero vi sia piaciuto, per me la telecamera è più che promossa, questa dashcam, ed è una tra le più economiche, ma di sicuro si vede molto molto bene. Guardate che risultati. Arrivederci a tutti, ciao ciao!